ragazzi, ci stiamo chiedendo su che versante siamo. Voi lo sapete riconoscere? Sì, nord, perché c'è il muschio. Ah, sì. Ah sì, l'hai visto il muschio? Bravo! Voi vedete adesso l'erba qui? Sì. È più bassa di lì rispetto a lì. E ci siamo chiesti il perché. Visto l'acqua? Gli animali che passano. Ecco Marco. Però qui non ci sono stati gli animali, cioè le mucche non ci sono state e i trattori passano solo lì. Intanto questo suolo è argilloso e quindi è molto secco, soprattutto là, e quindi ci sono meno sostanze nutritive e l'acqua viene trattenuta in superficie. Quindi sono più sviluppate le erbacce che hanno radici in superficie rispetto agli alberi che tendono ad andare in profondità. La tirate fuori dalla terra, vedete la profondità a cui arrivano le radici. Qua più o meno siamo a 10-15 cm e vediamo, riusciamo a capire che tipo di lavorazione è stata fatta sul terreno. Ma soprattutto si vota adesso A livello climatico proprio. esatto, perché questo è il periodo almeno dovrebbe essere freddo, ok? E soprattutto non ci sono muffe nell'aria. Quali sono i principali prodotti coltivati? Allora, noi coltiviamo l'orto per la casa, la nostra casa, per il sostentamento, e poi abbiamo coltivato il grano e anche le sementi per gli animali. Riprenderemo presto a farlo. I cinghiali sono un po' un problema perché distruggono molto del raccolto perché lo vogliono mangiare, e poi ci dedichiamo soprattutto alla coltivazione dell'olivo che avete visto oggi, del nocciolo, alla fine del campo c'erano anche dei noccioli, e all'allevamento degli animali, soprattutto i bovini, ma anche, come avete visto, gli animali di piccola corte come le galline, i conigli, anatre, gli asini. Ognuno, abbiamo capito oggi, no, durante la giornata, che ognuno ha la sua funzione. Gli asini riescono a mangiare delle piante che gli altri animali non mangerebbero. La gallina ha la sua funzione, rascolando fa la sua parte. Ripaga soprattutto la nostra salute e la salute degli animali che ci vivono. Nostro nonno ha usato coltivare il grano qui con tutto il pacchetto dei pesticidi e dei fertilizzanti che veniva insieme ai semi del grano, e nel giro di 4 mesi è morto con un tumore allo stomaco. Da quell'anno in poi noi eravamo piccole e abbiamo deciso di non utilizzare più quel tipo di sementi e non utilizzare più i fertilizzanti né i diserbanti chimici. Avete un buon rapporto con l'ambiente circostante e la fauna selvatica? Diciamo che il territorio che vedete si è formato con un equilibrio molto dinamico insieme all'ambiente selvatico.